Benvenuto e benvenuto a Crescere coi Demoni. Io sono Giovanna e in questo podcast ti elencherò le 72 controparti degli angeli della salute, ovvero gli angeli dell'abisso. Ogni settimana ti racconterò chi sono, perché sono nella tua vita, quali difetti di personalità, pensieri, perversioni, paure portano con loro, ma soprattutto conoscerli ti aiuterà a vedere chiaramente il regno dell'abisso e forse a dissuaderti dal farne parte. Parliamo di demoni, non di quelli con le corna e la coda, non di quelli dei film horror o quelli che la tradizione popolare ha dipinto in rosso con un forcone in mano. Parliamo di qualcosa di molto più reale, molto più vicino a te, molto più utile di quanto tu possa immaginare. Nella tradizione cabalistica esiste una struttura precisa. Gli angeli e gli arcangeli appartengono a due grandi ondate di vita che hanno preceduto quella umana. Il creatore opera nell'universo attraverso di loro, energie incorporee vicine agli esseri umani, che possiamo chiamare in aiuto. I cori angelici hanno come controparte esatta le legioni degli angeli dell'abisso. L'abisso nasce da una ribellione molto famosa, no? Lucifero, rappresentante della schiera angelica, rifiuta di obbedire al creatore e quindi viene precipitato con i suoi in una sfera energetica separata, chiamata dalla Cabala Clifa, una dimensione invertita che opera dal basso verso l'alto, anziché dall'alto verso il basso. Ma attenzione, invertita non significa malvagia, significa altra via. Fermati un momento su questa domanda. Secondo te un mondo senza egoismo è concepibile, senza vanità, senza ambizione? Chi creerebbe imprese? Chi lavorerebbe per fare scoperte? Come si popolerebbe la terra senza il desiderio? L'agricoltura, la medicina, la scienza, le università, le banche, la moda, le associazioni benefiche, l'intera società umana si regge su quello che Asiel chiama i 9 pilastri della saggezza, cioè le 9 legioni degli angeli dell'abisso. Non sono ai margini dell'esistenza umana, sono proprio al centro. Il loro obiettivo non è perpetuare il mondo così com'è, ma farlo evolvere il più rapidamente possibile attraverso la conoscenza concreta dell'esperienza vissuta. Gli angeli dell'abisso sono il braccio sinistro del creatore, non il nemico, l'altra mano. La loro missione è accelerare la tua evoluzione, ma il metodo che usano non è la dolcezza, l'amore universale, la pace, è il fuoco. Pensa ad un bambino che vuole toccare la fiamma. Senza il bruciore del calore metterebbe la mano direttamente sul fuoco e la perderebbe. È la sensazione di pericolo che ci insegna il confine. Gli angeli dell'abisso funzionano così. Le trasgressioni, gli abusi, gli eccessi, i comportamenti che ci allontanano dalla nostra natura più profonda generano dolore fisico, morale, emotivo, non come punizione, ma come insegnamento accelerato. Sono i nostri istruttori quando abbiamo bisogno di una formazione intensiva e agiscono attraverso qualcosa che conosci molto bene, la tua immaginazione, le tue tendenze, i tuoi istinti più bassi. Non vengono dall'esterno a colpirti, emergono dall'interno, da ciò che porti già in te. C'è una cosa che Asiel dice e che la prima volta che l'ho letta mi ha risuonato pienamente. Si dice: niente è più effimero del male. Il bene è duraturo perché è animato da una forza di attrazione, unisce, crea, sostiene. Il male è animato da una forza di repulsione, divide, distrugge e perciò non dura. Le prove che gli angeli dell'abisso portano nella tua vita corrispondono esattamente alle energie che tu stesso hai degradato, con azioni consapevoli o inconsapevoli, contrarie alla tua natura. Non è una condanna esterna, è uno specchio interno. E non si giudica una persona per gli errori che ha commesso, attenzione, si guarda al bene che è capace di fare. Parliamo di karma perché come ricercatrice spirituale sono sempre stata un po' così, perplessa dalla descrizione del karma. Il karma non è una punizione inevitabile per le colpe del passato, è la conseguenza logica di una causa. Ma questa è la cosa che cambia tutto. Non appena prendi coscienza di un errore, non appena capisci davvero che non vuoi più percorrere quella strada, la conseguenza si attenua, sparisce.
La legge degli angeli dell'abisso non riguarda il passato, riguarda il futuro, chi sei adesso e le scelte che fai da questo momento. Tutto, assolutamente tutto può essere cancellato, tabula rasa, nel momento in cui la comprensione è vera. C'è un'ultima cosa che voglio dirti prima di spiegarti come funzionerà questo podcast. Dopo la ribellione, gli angeli dell'abisso hanno desiderato riscattarsi, come il figlio il prodigo della Bibbia. E secondo l'Apocalisse e altri scritti mistici dei grandi visionari, alla fine dei tempi ritroveranno il loro rango accanto agli angeli e agli arcangeli. Il loro lavoro con noi non è solo la nostra evoluzione, è anche il loro percorso di ritorno. Siamo in questo insieme. A questo punto potresti chiederti: ma se l'abisso regge il mondo, se sono i demoni a muovere l'economia, il desiderio, l'ambizione, la spinta evolutiva stessa, è forse un'illusione voler vivere nella salute, nella pace? È possibile un mondo terreno guidato dagli angeli? La risposta onesta è non ancora, non sulla Terra come la conosciamo adesso. La Terra è il piano dell'esperienza, dell'attrito, dell'errore, il posto dove si impara attraverso il vissuto, e per imparare hai bisogno del contrario. Prima di scegliere la salute devi conoscere l'abisso. Gli angeli della salute sono la direzione, la meta, non il punto di partenza. Un mondo puramente angelico sarebbe il cielo, non la terra, e forse è proprio questo che Asiel intende con il passaggio di poteri alla fine dei tempi, quando l'umanità avrà imparato abbastanza, il braccio sinistro potrà cedere il passo al braccio destro. Qui sotto ti lascerò anche i link del podcast 72 dimore per conoscere ogni angelo e anche crescere con i demoni. Ogni settimana ti racconterò chi è quell'angelo dell'abisso, come si manifesta nella tua vita, cosa ti sta insegnando e come puoi lavorarci. Troverai anche degli episodi speciali dedicati ai 9 grandi, i capi delle legioni, le controparti degli arcangeli. Li incontrerai nel momento giusto, quando la serie ti porterà naturalmente a loro. E in ogni episodio troverai la richiesta, perché sì, si possono fare richieste agli angeli dell'abisso, non per invocarli nel senso oscuro del termine, ma per chiedere loro di addolcire la prova, di accelerare la comprensione, di liberarti dalla sofferenza il più rapidamente possibile. Asiel definisce questo sistema un breviario contro la magia nera e io sono totalmente d'accordo. Ma perché? Non perché qualcuno possa usare i demoni contro di te, allora devi avere il breviario, ma perché l'ignoranza nostra su questo territorio è già di per sé una vulnerabilità e chi non conosce la vera natura degli angeli dell'abisso e di queste tendenze distruttive cosmiche resta prigioniero di rappresentazioni false, paure costruite e di un immaginario distorto che non ha nessun potere reale, ma soprattutto non ha nessuna utilità. Crescere è la protezione più grande che esiste, conoscere è la protezione più grande che esiste e ricorda, l'abisso è solo la via di crescita più dura, quando ne avrai abbastanza c'è l'angelo della salute ad attenderti. A presto!